Ti è mai capitato di trovarti in un paese straniero e avere la sensazione che la gente ti guardasse in modo strano solo perché sei italiano? Magari un cameriere particolarmente scortese, un tassista che sembrava infastidito o una persona che ti ha trattato con freddezza senza motivo. Se pensi che gli italiani siano amati ovunque, preparati a ricrederti. Oggi scopriremo 10 paesi in cui gli italiani non sono visti di buon occhio e alcuni motivi ti lasceranno senza parole. Alcuni di questi posti hanno una storia che pochi conoscono e il paese al numero 3 ha un retroscena così assurdo che non crederai possa essere vero. E prima di iniziare raccontami, ti è mai capitato di sentirti trattato male solo perché italiano? Scrivilo nei commenti, voglio sapere la tua esperienza. Ma prima di scoprire tutto, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere altri video. Numero 10. Australia. Il passato che influenza il presente. In Australia vive una grande comunità italiana, con migliaia di immigrati arrivati a partire dagli anni 50 e 60. Ma nonostante la presenza italiana sia forte, non sempre il rapporto con gli australiani è stato positivo. Molti italiani della vecchia generazione si sono chiusi nelle loro comunità senza integrarsi del tutto, portando a un certo risentimento da parte degli australiani. Questo ha creato l'idea che gli italiani siano poco propensi ad adattarsi alla cultura locale, cosa che in alcune zone del paese porta ancora a pregiudizi. Se hai mai vissuto o viaggiato in Australia, hai notato questa diffidenza? Lascia un commento qui sotto. Numero 9. Albania. Italiani accolti ma con riserva. Negli ultimi anni, l'Albania è diventata una delle mete più amate dagli italiani per vacanze e investimenti. Ma non tutti gli albanesi vedono di buon occhio questa presenza. Dopo la caduta del regime comunista, molti imprenditori italiani hanno investito nel paese, spesso acquistando aziende e immobili a prezzi bassissimi. Questo ha generato la percezione che gli italiani abbiano approfittato della situazione economica difficile del paese. Anche nei settori turistici, alcuni albanesi vedono gli italiani come turisti esigenti e talvolta arroganti. Ovviamente, l'ospitalità albanese è ancora molto forte, ma in alcuni contesti l'atteggiamento freddo verso gli italiani è evidente. Numero 8. Germania. Pregiudizi lavorativi e stereotipi. La Germania ha una delle comunità italiane più grandi d'Europa, con centinaia di migliaia di italiani che vivono e lavorano nel paese. Ma nonostante ciò, gli italiani devono spesso affrontare pregiudizi e stereotipi radicati. In particolare nel mondo del lavoro, molti tedeschi vedono gli italiani come poco affidabili e meno organizzati rispetto agli standard tedeschi. Questo porta spesso gli italiani a dover dimostrare il doppio rispetto ai colleghi tedeschi per essere presi sul serio. Ma la situazione sta cambiando, soprattutto con le nuove generazioni. Secondo te, questi pregiudizi sono solo un vecchio retaggio culturale o hanno ancora un fondo di verità? Numero 7. Francia. Una rivalità che non muore mai. Francia e Italia hanno una rivalità storica che si riflette in tanti ambiti, dal calcio alla gastronomia fino all'economia. In Francia molti vedono gli italiani con una certa sufficienza, come se fossero meno eleganti o raffinati rispetto ai francesi. Questo atteggiamento è particolarmente evidente a Parigi, dove alcuni ristoratori e commercianti trattano gli italiani con freddezza. E poi c'è la questione calcistica. Dopo gli europei e i mondiali, la tensione tra tifosi italiani e francesi si è fatta ancora più evidente. Tu hai mai avuto un'esperienza negativa in Francia? Raccontala nei commenti. Numero 6. Brasile. Un legame antico, ma non sempre positivo. L'immigrazione italiana in Brasile è stata fortissima nel XIX, con milioni di italiani che si sono stabiliti nelle città brasiliane. Ma non tutti i brasiliani hanno un ricordo positivo degli italiani. Molti di loro, una volta arrivati, cercavano di mantenere un'identità europea molto forte, rifiutando di mescolarsi con la cultura locale. Ancora oggi, in alcune zone del Brasile, gli italiani vengono visti come snob o distanti dalla cultura brasiliana. Questo però non vale ovunque. In molte parti del Brasile, l'Italia è ancora sinonimo di buon cibo e cultura affascinante. Se sei arrivato fino a qui, vuol dire che l'argomento ti interessa e ti assicuro che i prossimi paesi ti sorprenderanno ancora di più. Il paese al numero 3 ha un motivo così assurdo per non amare gli italiani che quando lo scoprirai non riuscirai a crederci. Ma prima di continuare, lasciami un commento. In quale di questi paesi sei stato e come sei stato trattato? Se il video ti sta piacendo, lascia un like e preparati per la seconda parte, perché il meglio deve ancora arrivare. Numero 5. Giappone. Un amore-odio particolare. Il Giappone è un paese incredibile.
Cultura affascinante, tecnologia avanzata e un profondo rispetto per le tradizioni. I giapponesi amano l'Italia per il design, la moda e la cucina. Ma quando si tratta degli italiani come persone, la situazione cambia. Molti giapponesi trovano gli italiani troppo espansivi, rumorosi e poco rispettosi delle rigide regole sociali giapponesi. In Giappone, la discrezione e il rispetto per lo spazio altrui sono fondamentali, mentre molti italiani tendono a gesticolare molto, parlare a voce alta e comportarsi in modo più informale di quanto sia accettato nella società giapponese. E c'è un altro fattore. Gli uomini italiani hanno acquisito una cattiva reputazione per il loro atteggiamento nei confronti delle donne giapponesi. Alcuni episodi sgradevoli hanno portato una parte della popolazione locale a diffidare degli italiani, soprattutto nei quartieri più turistici. Se sei stato in Giappone, hai notato questa freddezza nei confronti degli italiani? Numero 4. India, l'immagine del turista maleducato. L'India è un paese ricco di storia, spiritualità e tradizioni millenarie. Ma purtroppo gli italiani si sono costruiti una reputazione negativa tra gli indiani, soprattutto nelle zone più turistiche. Molti turisti italiani non rispettano le regole dei luoghi sacri, parlano ad alta voce nei templi, entrano senza togliersi le scarpe o si comportano in modo troppo informale nei confronti della popolazione locale. In alcune città come Delhi o Varanasi, i commercianti tendono a trattare gli italiani con freddezza o ad alzare i prezzi, perché li considerano clienti difficili e poco rispettosi. Ma la domanda è: questo è solo un problema di pochi turisti maleducati o è un pregiudizio ingiusto contro tutti gli italiani? Numero 3. Svizzera, il vicino scomodo. Può sembrare incredibile, ma in alcune regioni della Svizzera gli italiani non sono visti di buon occhio. Il problema principale è il fenomeno dei frontalieri, ovvero quegli italiani che ogni giorno attraversano il confine per lavorare in Svizzera e guadagnare stipendi molto più alti rispetto a quelli italiani. Molti svizzeri vedono questo fenomeno come una minaccia per il mercato del lavoro locale, perché credono che gli italiani abbiano stipendi più bassi e tolgano opportunità ai residenti svizzeri. In alcune zone non è raro trovare scritte o commenti contro i lavoratori italiani. Alcuni datori di lavoro, pur apprezzando la qualità del lavoro italiano, sono restii ad assumere troppi italiani per evitare tensioni con i colleghi svizzeri. Ma siamo onesti, gli italiani hanno davvero invaso la Svizzera o è solo un pretesto per giustificare certi atteggiamenti? Numero 2. Turchia, un clima teso. Negli ultimi anni i rapporti tra Italia e Turchia non sono sempre stati idilliaci, soprattutto a livello politico. L'Italia ha spesso criticato alcune scelte politiche della Turchia e questo ha alimentato un certo sentimento anti-italiano in alcune fasce della popolazione turca. Ma non è solo una questione politica. Negli ultimi anni il turismo italiano in Turchia è aumentato e non tutti i turchi apprezzano il comportamento degli italiani. Alcuni vedono gli italiani come troppo esigenti, arroganti e poco rispettosi delle tradizioni locali. E in alcuni quartieri di Istanbul la diffidenza verso gli italiani è aumentata, soprattutto per via di vecchie rivalità storiche che risalgono ai tempi dell'impero ottomano. Sei mai stato in Turchia? Come ti sei sentito? Numero 1. Venezuela. Dall'accoglienza alla diffidenza. E al primo posto c'è un paese che, un tempo, accoglieva gli italiani a braccia aperte, ma che oggi ha un atteggiamento completamente diverso. Negli anni 50 e 60 migliaia di italiani emigrarono in Venezuela per cercare fortuna e molti di loro ebbero successo, aprendo attività e costruendo un futuro migliore. Ma con la crisi economica e politica che ha colpito il Venezuela negli ultimi anni, la percezione degli italiani è cambiata drasticamente. Molti venezuelani oggi vedono gli italiani come persone privilegiate che hanno potuto lasciare il paese in tempo, mentre loro sono rimasti a lottare con la povertà e l'instabilità. In alcune zone, i discendenti degli italiani vengono trattati con freddezza o addirittura con ostilità, perché vengono considerati fortunati rispetto ai venezuelani che non hanno avuto la possibilità di emigrare. Se pensavi che l'Italia fosse amata ovunque, questo è il chiaro esempio che le cose possono cambiare nel tempo. Ti è mai capitato di essere trattato male all'estero solo perché italiano? Dove è successo e perché? Raccontalo nei commenti, voglio sapere tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perderti altri contenuti come questo.